giornata nuvolosa, non solo per le nuvole, ma anche per quello che ci sta succedendo intorno, voglio condividere con voi l'idea di un collega, Piero Adamo. Il collega cosa ha pensato in questo periodo di crisi di materiali e di presidi sanitari? Ha pensato di applicare ai pazienti bisognosi di ossigeno semplicemente una mascherina facciale e una pressione positiva per mantenere espansi i polmoni. Infatti sapete che questa patologia che cosa fa? Tende a dereclutare i nostri polmoni, a chiuderli. I pazienti hanno bisogno quindi, uno, di ossigeno supplementare perché hanno fame d'aria, ma soprattutto hanno bisogno di reclutare quanto più polmone possibile, in modo tale da mantenere gli alveoli più aperti possibili. Lui quindi ha studiato questa mascherina d'ossigeno e l'ha leggermente modificata, dando oltre all'ossigeno attraverso il tubicino una pressione positiva che serve a mantenere dilatati i nostri polmoni. Copiando la sua idea, a me è venuto in mente che anche noi a casa potremmo utilizzare la stessa tecnica. Siamo pazienti, virgolette, o sintomatici o Covid positivi, se lo sappiamo già, ma comunque dei pazienti che, viva Dio, se siamo a casa non abbiamo ancora bisogno dell'ossigeno, ma il nostro polmone tenderà comunque a dereclutare, a chiudersi. Il trucco, quello che probabilmente ci salverà più di qualsiasi terapia è proprio il fatto di non perdere il tessuto polmonare, di non perdere il parenchima e quindi di mantenerlo più reclutato possibile. E questo si può fare in un modo molto semplice, e cioè con una cannula da ossigeno o con una cannula di qualsiasi tipo. Vi faccio l'esempio dell'aerosol che avete in casa, se lo staccate dalla base, ok? Con una cannula da aerosol vi basterà metterla in una bottiglia d'acqua, vedete che io inserisco la cannula qui dentro, e fare un esercizio che consiste in un esercizio ripetibile ogni 5 minuti e poi ci diamo il tempo per recuperare, perché è un esercizio che sarà piuttosto impegnativo. Okay? Semplicemente inspiro in maniera normale, okay? Ed espirerò dentro la cannulina facendo fare le bollicine. Quindi inspiro, questo banale esercizio cosa fa? Recluta i miei polmoni, alla periferia li espande e io combatto la patologia che tende a chiudere i miei polmoni. Il collega ha fatto degli studi ovviamente sia a livello emogas analitico, sia a livello di clinica e quindi e anche a livello di sintomatologia del paziente. I pazienti stanno meglio, hanno un miglioramento di tutti quelli che sono i parametri. Noi non sapremo, perché nessuno ci fa gli esami a casa, ma senz'altro il nostro polmone ne trarrà giovamento. Vi auguro una buona giornata, dai che ce la facciamo.